Ciao a tutti ragazzi, dopo il video delle corvine che a molti di voi è piaciuto ed è stato apprezzato, ora come promesso farò un secondo video e questo parlerà delle orate. Un pesce veramente bello e neanche molto facile. E le catture sono state fatte maggiormente all'agguato e all'aspetto, quindi diciamo è la tecnica che io preferisco. In tana generalmente non ci pesco, quindi so che degli esemplari vengono presi anche belli, però diciamo dove pesco io preferisco fare agguato e aspetto. E le catture sono maggiormente realizzate nel Lazio, dove pesco quasi tutto l'anno, nord e sud del Lazio, oppure in Sardegna dove vado in vacanza. Quindi alcune volte c'è l'acqua un po' torbida, non sempre si vedono bene i pesci, ma quando sto in Sardegna e magari nel nord del Lazio con l'acqua più pulita si riesce ad apprezzare qualche cattura migliore. Niente, vi lascio con il video, spero che anche questo sia così apprezzato come il primo. Buona visione e ci sentiamo al prossimo. Ciao! In questa prima parte vediamo in sequenza le catture di due orate. La prima arriva all'aspetto dal basso verso l'alto e quindi sono nascosto e coperto dallo scoglio. La seconda, molto più grande, intorno ai 3,5 kg, mi arriva dall'alto e resta a mezz'acqua insieme a un altro saro e dopo un lungo aspetto di circa 2 minuti e 30 sono riuscito a portarla al tiro e a prenderla.
Cambiamo ora scenario. Mi trovo nel Lazio e nel periodo invernale. Sto facendo un aspetto nascosto molto bene tra due scogli. L'azione risulta perfetta, dopo pochi secondi arriva una bella orata da sinistra e riesco a portarla a tiro. In queste zone, con il mare calmo e acqua limpida, le orate sono pesci tutt'altro che facili, quindi bisogna essere perfetti nella tecnica. Tutt'altra cosa accade con l'acqua torbida. Il pesce è meno sospettoso, non vede il sub e quindi si avvicina facilmente. Sto pescando su un fondale di 15 metri abbastanza monotono. Dalla superficie vedo un catino che si allarga su una parte piatta. Decido di entrare dentro e di fare un aspetto. Il tempo di arrivare sul fondo e l'orata arriva subito.
Qui mi trovo a Santa Marinella, su un fondale di 4 metri. Il pesce in queste zone è molto smaliziato e per vederlo e poi prenderlo bisogna fare lunghi aspetti e stare immobili sul fondo. Sono nuovamente in Sardegna, su un fondale di 20 metri, ed è presente un fastidioso taglio freddo sul fondo. Vedo a un certo punto una risalita intorno ai 15 metri e decido di nascondermi restando nella fascia più calda. La scelta si è rilevata giusta. Questa cattura è stata realizzata alternando due tecniche diverse. Sono nascosto tra due massi e dopo un lungo aspetto vedo da lontano un'orata tutt'altro che incuriosita. Dopo qualche secondo decido di fare un agguato nascondendomi il più possibile tra gli scogli. Un tiro veloce e preciso ha fatto il resto. Acqua pulita in superficie e torbida sul fondo. Questa condizione può capitare di frequente ed è ottima per la pesca. Anche in questo caso, il pesce, non potendo contare sulla vista, si avvicina con più facilità.
Pescare con mare calmo in poca acqua e una buona visibilità è il sogno di tutti noi pescasub, ma queste condizioni sono anche difficili per portare a tiro il pesce. Basta un semplice errore e la cattura è sfumata. Quando il pesce è svogliato, apatico, utilizzo dei richiami per incuriosirlo e a volte funziona, come in queste due catture. Saper rinunciare ai pesci al limite della taglia, in questo caso saraghi, spesso porta ottimi risultati. Mi trovo su un fondale di Posidonia
con qualche masso sparso. In queste due situazioni sfrutto le poche coperture per portare a tiro le orate. Questa è una situazione non facile. Ho con me un arbalete da 90, il sole in faccia e la visibilità per il pesce è ottima. Quando da lontano vedo l'orata, mi schiaccio il più possibile sul fondo e poi con un tiro lungo riesco a catturarla. Il sole è appena sorto. Sto facendo un aspetto in 2 metri d'acqua, quando mi accorgo sulla mia destra di un'orata che è intenta a mangiare. Non mi ha visto. È un pesce veramente bello, che passa i 2 kg. Niente male per averlo sparato in 2 metri d'acqua. Sto pescando in controluce con acqua torbida e l'unico modo per sparare al pesce è vedere le ombre.
sole è ormai basso e sto sfruttando la poca luce per nascondermi sperando in una bella cattura. Dopo qualche secondo vedo da sinistra un'orata. Sposto leggermente il fucile e mi nascondo completamente. Secondo i miei calcoli deve passare lì. Ringrazio il mio amico Marco per la ripresa finale e poi voglio ringraziare tutte le aziende che mi hanno dato la possibilità di provare i fucili e di fare belle pescate. Grazie a tutti.